Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovissimo biscotto. Nel video di oggi parleremo di alcune novità riguardanti Hyperscape. Per quelli di voi che non mi conoscono, ciao a tutti, sono Eporion. Io porto regolarmente dei video su Hyperscape in cui vi informo di alcune novità che sono state confermate su Twitter oppure anche su Reddit ai sviluppatori del gioco. Detto questo, oggi parleremo di un mucchio di cose interessanti, quindi rimanete fino alla fine del video e se il video dovesse piacervi lasciate un like e considerate iscrivervi. Detto questo, iniziamo subito col primo punto. Se avete presente, nell'ultima patch praticamente hanno messo che a una certa distanza le armi iniziano a fare meno danni, ok? Questa è un'impostazione che c'è in ogni gioco e ora l'hanno messa anche su Hyperscape. Ora, una cosa che si è notata fin da subito è che il Protocol 5, quindi praticamente il cecchino del gioco, è molto più debole adesso e infatti la gente non lo usa più, perché già a 150 metri inizia a perdere i danni. Ovviamente i sviluppatori l'hanno notato questo problema e hanno detto che nella Season 2 lo sistemeranno, quindi probabilmente aumenteranno la distanza per il Protocol 5. Vuol dire che potrete tornare a usare quest'arma se vi piace. Poi ora parleremo di alcuni cambiamenti riguardanti la qualità del gioco, questi ci aiuteranno nel futuro. Praticamente i sviluppatori hanno detto che intendono implementare una funzione che vi permette di regolare il campo visivo su Hyperscape. È una funzione che c'è anche sugli altri giochi battaglia reale e anche su molti altri shooter. Il field of view non è nulla di nuovo. Tuttavia hanno detto che non è una priorità per loro, vuol dire che probabilmente non uscirà nella Season 2. Dobbiamo vedere quando uscirà, però per console siate certi che prima o poi uscirà. Un altro piccolo cambiamento molto interessante è che intendono darvi la possibilità di mostrare il vostro ping e le informazioni della vostra connessione. Praticamente è una specie di impostazione che voi potete attivare e praticamente sullo schermo poi vi mostra quanto ping avete. Questo vi mostrerà quanto è stabile la vostra connessione e può esservi di aiuto, così sapete effettivamente se siete voi che state laggando oppure se il server, e quindi avrete sempre la risposta perché avete perso l'ultimo fight. Comunque sia, nel mio caso è sempre perché è il server che lagga. Detto questo, un ultimo cambiamento riguardante la qualità del gioco è che hanno confermato l'autorun, quindi la corsa automatica, per la Season 2. Praticamente correre diventerà la vostra modalità di movimento di base, ok? Quindi praticamente invece di camminare voi correrete. Questa è una cosa molto utile e non vedo l'ora che la mettano nel gioco. Infine, ora parliamo di alcuni grandi cambiamenti, probabilmente la ragione per la quale avete cliccato sul video. Parleremo di 3 cambiamenti che verranno introdotti nella Season 2 e non vedo l'ora veramente che inizi questa season perché promette già bene. Detto questo, iniziamo col primo cambiamento. Ci sarà una modalità classificata oppure una specie di classifica all'interno del gioco. Non sappiamo ancora se è una modalità oppure se è una specie di menu a parte dove potete vedere le vostre statistiche. Comunque sia, ci sarà una specie di ranked e lì potrete veramente confrontarvi con i vostri amici, con gli altri giocatori e vedere chi è il migliore. Veramente, per quelli di voi che sono interessati all'aspetto competitive del gioco, questo veramente è una cosa che non volete perdervi. Poi un'altra cosa interessante, ovviamente parlando di cambiamenti, la mappa ovviamente cambierà con ogni season. Questa è una cosa che hanno confermato, praticamente ogni season la mappa cambierà un po'. E il primo grande cambiamento ovviamente verrà introdotto nella Season 2. Non sappiamo ancora che cos'è, probabilmente otterremo le prime informazioni verso la fine di questa season. Infine ragazzi, e questa è una grossa, abbiamo la conferma che la modalità duo, quindi la modalità coppia, verrà introdotta nel gioco e potenzialmente loro stanno lavorando anche a altre modalità. Ora, una cosa che però non sappiamo per ora è se la modalità duo sarà una modalità permanente come la modalità trio e la modalità solo, che ci sono già all'interno del gioco. Non sappiamo se sarà una modalità permanente e probabilmente le altre modalità, a parte la modalità duo, tutte le altre modalità probabilmente non saranno permanenti, però sappiamo che stanno lavorando anche a altre modalità e non vedo l'ora di scoprire veramente quali di quelle modalità potenzialmente potrebbe diventare permanente e quindi arricchire l'esperienza di gioco su Hyperscape. Io spero che decidano di mettere la modalità duo permanente, sarebbe una cosa fantastica perché spesso la gente non riesce a trovare un terzo giocatore, perché di solito sono sempre 2 amici che giocano, oppure al contrario, no? Quindi c'è un'opzione per tutti quanti. Chi vuole giocare da solo c'è da solo, chi vuole giocare in trio c'è la trio, e poi per quelli di voi che vogliono giocare in coppia ci sarebbe la duo.
Non vedo l'ora che questa modalità venga introdotta. Secondo me avere molte modalità all'interno del gioco è essenziale, è una cosa che molti altri sviluppatori su altri battaglie reale non considerano. Detto questo però ragazzi, erano tutti i cambiamenti per il futuro di Hyperscape, o almeno quelli che conosciamo per adesso. Ovviamente ci saranno altre cosette piccole e anche cosette grandi di cui vi informerò poi in futuro appena le scopriremo. Se non volete perdervele, come vi ho detto all'inizio del video, iscrivetevi, lasciate un like e condividere il video mi aiuterebbe un sacco. Veramente ve lo chiedo col cuore, se vi sta a cuore il canale condividete il video, sarebbe un grande aiuto per me. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video, saluti dal vostro Eporion.